Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orgial Stadium di Romanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza pre-Virtus Entella Cesena, gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego per le domande. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Non ci siamo visti per niente dopo la chiusura del mercato, quindi ci scappa la domanda sui nuovi arrivati o in generale su quanto si sia rafforzato l'organico. Cosa ne dici? Come giudichi il mercato e soprattutto ruoli e funzioni e compiti dei nuovi? Scusami, vuoi lei? Non ho capito l'ultima parte. Ruoli, funzioni e compiti, come li schiererai, come li vedi? Ma quando arrivi a gennaio e c'è una finestra di mercato che dura un mese, è chiaro che ogni allenatore magari si aspetta di vedere qualche faccia nuova, perché qualche faccia nuova riporta un po' di energia, riporta un po' di aria fresca, soprattutto rispetto a quelli che magari arrivano a gennaio e sono un po' scontenti, perché ci sono sempre nella prima parte del campionato quelli che giocano di più, quelli che giocano di meno, per cui questa è sicuramente la prima nota lieta e positiva del nostro mercato. È chiaro che sarebbe stato meglio averli nei primi giorni di gennaio anziché negli ultimi, però si è fatto di necessità virtù e si è fatto quello che si poteva fare come ci siamo sempre detti durante quel periodo. Io credo che siano ragazzi che abbiano voluto fortemente sposare quello che è il mondo Cesena, e questa secondo me è la base più importante, e poi credo anche che possano essere un valore aggiunto per qualità tecniche e fisiche. È chiaro che chi per un motivo, chi per un altro, forse escludendo Corazza, gli altri hanno un piccolo ritardo di condizione, dobbiamo essere bravi noi a gestire nella maniera e nei minuti più idonei e corretti per loro. Ecco, mi attacco qui. Ti danno forse più soluzioni, nel senso, al di là dei numeri, di quello che cambia, di chi aggiungi, di chi hai tolto, mi sembrano giocatori, per dire Corazza fa le due fasce, Castrovilli ti dà più soluzioni a livello tattico, credo, e Cerri, oltre a Vrioni, perché anche Vrioni più o meno ha quelle caratteristiche lì, aggiunge centimetri e forza, no? Diciamo che a livello numerico la differenza la fa l'ingresso di un centrocampista, di una mezzala offensiva, di una mezzala di qualità, che è Castrovilli, perché poi 2 punte sono uscite, 2 punte sono entrate. È vero che Castrovilli ha caratteristiche diverse o comunque complementari agli altri nostri centrocampisti, e così anche le punte hanno caratteristiche come piacciono a noi, e soprattutto Cerri ha una struttura magari che ti può permettere qualche idea diversa nella proposta di gioco, anche se poi Cerri come Vrioni sono anche bravi e abili a giocare con la squadra, perché io credo che poi la nostra squadra abbia dimostrato essere una squadra che gioca a calcio piuttosto che gioca a calcio, gioca con la palla in terra piuttosto che con la palla in alto. Buongiorno mister. La Virtus Entella all'andata, appunto, che era la seconda giornata, fece una partita molto d'attesa, poi no, per ripartire in contropiede. Adesso che si trovano comunque nella situazione di classifica più delineata, si trovano comunque tra la zona play-out, comunque la zona rossa della classifica, che partita ti aspetti? Se ti aspetti magari un loro approccio che può essere lo stesso dell'andata? Ma io credo che adesso loro abbiano un'idea di calcio abbastanza consolidata, che è un'idea di calcio con grande aggressività, con grande intensità, soprattutto a casa loro, sul campo loro, che è un campo sintetico, ed è una squadra che va alla ricerca abbastanza diretta della profondità della porta avversaria, ma anche dei giocatori che hanno qualità nella gestione della palla, per cui
Sì, io credo che sarà una partita fisica, una partita dove dovremo contrapporre grande intensità alla loro, per cercare di pareggiare la loro intensità, e poi però noi abbiamo le nostre caratteristiche, le nostre qualità che speriamo, come è successo tante volte, di riuscire a mettere in campo, che l'avversario ce lo permetta, ce lo conceda, che noi riusciamo ad esprimerci come vorremmo. Farai turnover? No, stiamo facendo come sempre delle valutazioni per cercare di mettere una squadra nella maniera corretta, nella maniera giusta, e anche di mettere i ragazzi che magari potrebbero partire dall'inizio nelle condizioni migliori, però abbiamo ancora un giorno e mezzo praticamente per valutare. I ragazzi stanno bene, chi ha giocato ha recuperato, è chiaro che non abbiamo Castagnetti, però è già successo di non utilizzarlo dall'inizio, quindi abbiamo soluzioni. Ecco, mi attacco proprio qui. Senza di lui hanno giocato 2 volte Berti, ma era, mi viene quasi da dire, un altro calcio. Era proprio senza di lui. Esatto. Con lui, ma senza di lui materialmente, Francesconi. Ci sono altre soluzioni? Tu hai giocato una sorta di 3-4-2-1 più muscolare a partita in corso l'altra sera, con Bisoli e Francesconi, e appunto inserendo un giocatore come Castrovilli. È una soluzione, e ti chiedo se i nuovi dall'inizio sarebbero pronti per giocare. Tu non dimentichi anche Arrigoni, che è un giocatore che sta crescendo e che ad Avellino ha sostituito Castagnetti gli ultimi 10-15 minuti. Francesconi è un giocatore che può fare quel ruolo in maniera diversa magari da Castagnetti, perché al di là del piede migliore, ma hanno il piede migliore inteso come uno è mancino e l'altro è destro, hanno magari anche caratteristiche diverse. Francesconi più di fisicità e Castagnetti più di geometria, però Bisoli in carriera ha fatto il play, Arrigoni nasce play, e all'occorrenza si può mettere un centrocampo a 2, per cui durante la partita si possono variare tante cose. Inizio partita credo di avere le idee ad oggi abbastanza chiare, poi ti ho detto manca ancora un giorno e mezzo e i nuovi stanno bene ma non benissimo, e io penso che per giocare dall'inizio debbano essere più vicini al benissimo che al bene. Per il resto tutto bene, nessun problema fisico? No, c'era ancora ieri qualcheduno di quelli che hanno giocato, che magari da tanto che non giocavano, un po' più affaticato, però oggi hanno recuperato tutti, oggi hanno fatto tutti buon allenamento. Abbiamo tutto il pomeriggio di oggi e tutto domani per recuperare ancora. Ho visto Cioffi sofferente alla fine della partita. Non so. No, aveva preso una via di mezzo tra un colpo e ha fatto un movimento sbagliato, ma niente di che, era rientrato, è stato più che altro paura, fortunatamente non è niente, ieri si è allenato bene, oggi si è allenato bene. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie a tutti.